I due poeti scendono per un cammino scosceso e franoso dal sesto al settimo cerchio. Ivi sta il Minotauro, con la sua rabbia bestiale e impotente. Poi i due giungono a una riviera di sangue, il Flegetonte, nella quale stanno immersi i violenti contro il prossimo. A guardia ci sono i veloci centauri, col compito di colpire con le frecce i dannati che fuoriescono troppo dal sangue bollente. Dopo una trattativa con il loro capo, Chirone, riescono a passare a guado il Flegetonte in groppa al centauro Nesso. Durante il passaggio, il centauro indica a Dante alcuni dannati immersi nel sangue, tra i quali Dionisio di Siracusa, Ezelino da Romano, Obizzo d'Este, Guido di Montfort. Passato il Flegetonte, i due poeti si inoltrano nel secondo girone del settimo cerchio, un paesaggio strano e crudele. Una selva di alberi contorti e di colore fosco, su cui s'annidano le arpie, sozze e deformi. Lamenti umani s'alternano con i queruli versi dei lugubri uccelli. Dante sente levarsi dei lamenti da ogni parte e non vede chi li emette. Virgilio lo invita a spezzare un ramoscello. Allora porsi la mano un poco avante e colse un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò: Perché mischiante? Uomini fummo e ora si è fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Negli strani alberi sono gli spiriti dei suicidi e tra essi Dante riconosce Pier della Vigna, poeta e ministro dell'imperatore Federico II, uccisosi in carcere sotto il peso insopportabile della calunnia. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Fra l'intrico fitto delle piante trascorrono in fuga ombre atterrite, incalzate dappresso da mute di cagne feroci. Sono gli scialacquatori che dispersero le loro sostanze nel gioco e nel vizio.
O Jacopo da Santo Andrea, che t'è giovato di me fare schermo? Che colpa ho io della tua vita rea? Chi fusti che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? O anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, c'ha le mie fronde sì da me disgiunte, raccoglietele al piè del tristo cesto. I fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. Nel terzo girone del settimo cerchio si presenta agli occhi di Dante un nuovo atroce spettacolo. Un immenso deserto di rena, su cui piovono lentamente dilatate falde di fuoco. Su quel sabbione arroventato giacciono supini i bestemmiatori e negatori di divinità. Corrono senza posa i sodomiti, siedono rannicchiati gli usurai. Fra i bestemmiatori campeggia l'immagine torva e sprezzante di Capaneo, uno dei 7 re che assediarono Tebe. Qual io fui vivo, tal son morto. Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui crucciato prese la folgore aguta, onde l'ultimo dì percosso fui, o se li stanchi gli altri, a muta in Mongibello, alla focina negra, chiamando buon Vulcano, aiuta, aiuta, sì come il fece alla pugna di Flegra, e me saetti con tutta sua forza, non ne potrebbe aver vendetta allegra. O Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, se tu più punito, nullo martiro fuor che la tua rabbia sarebbe al tuo furor dolor compito. Una schiera di sodomiti adocchiano con stupore l'aspetto inconsueto dei 2 pellegrini. Si soffermano a guardarli. Uno di loro riconosce Dante e gli afferra un lembo della veste. È Brunetto Latini, l'antico maestro di retorica del poeta, che gli preannuncia il suo esilio. Qual maraviglia! Siete voi qui, Ser Brunetto? Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì qua giù ti mena. Lassù di sopra, in la vita serena, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Non è nuova agli orecchi miei talarra, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villan la sua marra. Sostati tu, c'all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra prava. Ora aspetta, a costur si vuole esser cortese. Questi nepote fu della buona Gualdrada. Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita fece col senno assai e con la spada. L'altro, che presso me l'arena trita, è Teghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovria esser gradita. E io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui. E certo, la fiera moglie più ch'altro mi nuoce. Non dispetto, ma doglia la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia. Cortesia e valor, di se dimora nella nostra città sì come suole, o se del tutto se ne gita fora. La gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura ingenerata, Fiorenza in te,
sicché tu già t'empiagni. Se l'altre volte sì poco ti costa il satisfare altrui, felice te se si parli a tua posta. Però se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle. Dante e Virgilio pervengono sull'orlo del settimo cerchio, dove il ruscello Flegetonte precipita a guisa di cascata nel baratro sottostante. Quindi Virgilio ordina a Dante di dargli una corda che poi getta nel dirupo. Lo strano rito serve a far salire dall'abisso una figura mostruosa, tale da incutere stupore e insieme sgomento. Il mostro, salito all'orlo del settimo cerchio, obbedendo allo strano richiamo di Virgilio, è Gerione, sozza immagine della frode. Quando i due raggiungono Gerione, Dante nota che poco lontano ci sono dei dannati, gli usurai, seduti nel sabbione infuocato. Virgilio invita Dante ad andare. Va e vedi la lor mena. Li tuoi ragionamenti si alla corti, mentre che torni parlerò con questa che ne conceda i suoi omeri forti. Dante osserva i dannati e vede che ognuno di loro porta al collo una borsa con sopra lo stemma della loro famiglia. Uno di loro invita il poeta ad andarsene e predice la futura dannazione del padovano Vitaliano del Dente e del fiorentino Giovanni di Buiamonte. Alla fine del discorso tira fuori la lingua come un bue che si lecca il naso. Tornato da Virgilio, che sta già in groppa a Gerione, i due, dopo un lento volo, scendono al piè della stagliata rocca. I due poeti scendono verso l'ottavo cerchio, Male Bolge, dove sono stipati i fraudolenti. Esso è costituito da 10 bolge concentriche, attraversate da ponti che tagliano a raggiera l'intero cerchio e convergono verso il centro, occupato dal lago gelato Cocito.